In questo momento più o meno tutti stanno approfittando della viralità dell'argomento quanto ho guadagnato su YouTube. Non biasimo nessuno perché anche io ne avevo parlato, ma ancora 5 mesi fa. In realtà sono molto contento di essere stato tra le persone che ha fatto iniziare questo trend di trasparenza e condivisione in Italia. E spero che questi video possano essere visti sempre più positivamente. Possono farvi rendere conto delle possibilità che ha il mondo online e in qualche modo possano ispirarvi. Oggi però, oltre a darvi un aggiornamento rispetto a quel video dove faccio vedere quanto ho guadagnato nel 2019, 26.122,61 dollari. Tra l'altro la monetizzazione di YouTube nell'ultimo mese mi ha pagato per la prima volta più di 10.000 dollari in un mese. Questo per 1.500.000 visualizzazioni. Comunque nel video andremo a vedere tutto nel dettaglio. E come nei primi 4 mesi di quest'anno ho guadagnato più dell'intero anno scorso, ma ne andremo a parlare. Prima però vorrei correggere alcuni errori o imprecisazioni che hanno fatto alcuni miei colleghi parlando della monetizzazione su YouTube. Io vi chiedo solamente un mi piace per fare in modo che questo video riesca a raggiungere un buon numero di persone e si possa andare a chiarire come stanno le cose. Ora, la prima cosa e forse la più noiosa è tutto quel discorso sulla tassazione e la fiscalità. Perché noi YouTuber, per ricevere legalmente i nostri guadagni da YouTube, dobbiamo emettere fattura a Google e su quella fattura andarci a pagare le tasse, ovviamente. E qui la tassazione varia moltissimo in base alla posizione di ogni determinato YouTuber. Io vi posso fare il mio esempio. Io sono residente UK e fatturo a Google con la mia azienda britannica. Tra l'altro ho fatto alcuni video sul mio spostamento qui a Londra, ve li lascio qui sotto in descrizione se volete andare ad approfondire. Comunque questa azienda paga le tasse al 19% sugli utili prodotti in un anno fiscale. E qui dobbiamo ricordare che gli utili sono fatturato meno spese. Quindi per ipotesi, se in un anno fatturo a Google, quindi guadagno da YouTube 100.000 dollari, ma poi quei 100.000 dollari li vado a spendere in attrezzatura per rifarmi lo studio, io non pago assolutamente nulla di tasse, perché fatturato meno utili è uguale a zero. Io le tasse le vado a pagare sugli utili. Questo perché per me, per noi YouTuber, l'attrezzatura per fare questi video è una spesa aziendale e quindi abbassa l'imponibile. Ovviamente se in quell'anno non ho spese, il mio utile sarà 100.000 dollari, su quell'utile andrò a pagare il 19% di tasse, quindi 19.000 dollari di tasse. Dopodiché fermi, perché i soldi sono ancora nel mio conto aziendale, non sono nel mio conto personale dove posso spenderli come voglio. Per fare questo passaggio da conto aziendale a conto personale posso usare due strategie. Posso inviarmi uno stipendio dalla mia azienda e quindi diventare un normale dipendente della mia azienda o posso inviarmi dei dividendi. Entrambi alla fine poi sono dei normalissimi bonifici, soltanto che bisogna fare delle pratiche e usare delle causali diverse, ma non vado ad approfondire. Io personalmente faccio un mix di queste strategie e approfittare degli scaglioni tax free. Così facendo riesco a risparmiare legalmente moltissimo in tasse. Ho detto tutto questo per farvi vedere come soltanto il modo in cui sposti i soldi, il quantitativo di soldi e la gestione della fatturazione possa cambiare tantissimo la tassazione finale. Per esempio, per me lo stipendiarmi diminuisce l'utile imponibile, mentre l'inviarmi il dividendo no. Comunque in Italia i modelli che vengono più utilizzati dai content creator sono o il regime forfettario, l'ho usato anch'io quando ero in Italia e secondo me è l'ideale per chi vuole iniziare, o l'SRL, un'azienda a responsabilità limitata, l'equivalente della mia limited company qui. Ovviamente questo modello si sceglie quando si è più strutturati. Poi qui potremo andare a fare infinite riflessioni che non faccio, altrimenti staremo qui ore. Ditemi voi cosa volete approfondire qui sotto nei commenti. Tra l'altro, per migliorare tutto questo casino burocratico sto creando una piattaforma di fiscalità internazionale e internazionalizzazione. Se volete trovate il link alla mailing list per accedervi qui sotto in descrizione. Comunque ho fatto tutto questo discorso per dirvi che c'è un mondo dietro al dire semplicemente ho guadagnato 10.000 dollari, perché quello è l'ordo che poi varia moltissimo quanto entra in tasca la persona finale alla fine di tutto questo circuito. C'è chi paga più del 50% perché fa scelte stupide e chi paga molto meno perché riesce ad ottimizzare il tutto al meglio. Senza poi parlare del costo di mantenimento delle varie strutture aziendali e della differenza tra i vari stati.
Anche qui volendo potremmo andare ad approfondire ore. Ora, secondo argomento nel quale bisogna fare molta chiarezza, il CPM. Qui di cose da precisare ce ne sono una valanga. Innanzitutto CPM è l'acronimo di Cost per 1000, ma 1000 interazioni, non visualizzazioni. E l'interazione è un'azione che viene fatta da una persona su una pubblicità. Un'interazione potrebbe essere la visualizzazione di più di 5 secondi di quella pubblicità o il click sul link di quell'altra pubblicità. Paradossalmente, se un mio video fa 1 milione di visualizzazioni e nessuno fa nessuna interazione, io non guadagno nulla. È ovvio però che più grandi sono i numeri, più è possibile che queste interazioni avvengano. Comunque, i soldi che pagano queste interazioni provengono dagli inserzionisti. Sono persone o aziende che pagano Google per far vedere la loro pubblicità e il costo di questa interazione per loro varia moltissimo, sia in base al tipo di interazione che in base all'audience, che è la nicchia di persone che si vuole andare a targetizzare con quella pubblicità. Quindi dicendo questo si sottintende che il costo varia moltissimo in base al paese, al sesso, agli interessi e dalla lingua parlante di queste persone. Ed oltretutto questo costo è regolato dal solito equilibrio della domanda e dell'offerta ed anche dai margini di ogni determinata industria. Per farvi capire meglio vi faccio questo esempio. Purtroppo non sono riuscito a trovare dati per YouTube, però questa è la media mondiale del CPC divisa per industria che pagano le aziende su Facebook. CPC sta per Cost per Click sulle pubblicità che queste aziende mandano. Tra l'altro il click è un tipo di interazione che nominavamo prima. Qui c'è da notare quanto sia più economico per le aziende il CPC nell'industria travel e hospitality rispetto che nella nicchia finanza e assicurazioni. Questo perché nella nicchia viaggi le aziende hanno generalmente margini più bassi e quindi possono investire meno soldi in pubblicità, mentre nella nicchia finanza ed assicurazioni, quella di banche, broker, istituti finanziari, solitamente i margini sono più alti, quindi le aziende possono investire più soldi nella pubblicità. E questo discorso ci fa capire per quale motivo gli YouTuber che hanno un'audience appassionata alla finanza in proporzione guadagnino di più degli YouTuber che hanno un'audience appassionata ai viaggi. Ma ci tengo a sottolineare che tutto questo dipende dall'audience, dalla tipologia di persone che guardano quel video e non dipendono dal contenuto del video. È ovvio però dire che contenuti a tema finanziario siano più facilmente visualizzati da persone interessate alla finanza. Dopo comunque vi faccio vedere anche con i miei guadagni quanto questa cosa sia evidente. Dal punto di vista del content creator, il grafico che ho appena fatto vedere può essere utilizzato per una cosa importantissima in cui vedo tanti sbagliare: quanto si fanno pagare a collaborazione e quanto valore danno ad un video. Possiamo utilizzare il grafico di prima. Supponiamo che io genero mediamente 20.000 visualizzazioni in un mio video e ottengo mediamente 1000 click per il sito dell'azienda con la quale sto collaborando. Io sono nella nicchia finance, quindi un click su Facebook varrebbe 3,77 dollari, per cui 1000 sono 3.770 dollari. Questo sarebbe mediamente il costo per quell'azienda per ottenere 1000 click su Facebook. Di solito poi divido questo numero per 2 perché mediamente in Italia il CPM è più basso, ma comunque poi ne parliamo. E poi qui ci va aggiunta una cifra relativa all'endorsement, cioè il fatto che io stia mettendo la mia faccia a fianco a un determinato prodotto o servizio. Sì, è vero, potete dire che io sono solamente un pirla ed avreste anche ragione, però la mia immagine, seppur piccola, qualcosa vale. Ed ovviamente non vale quanto quella di Montemagno o di Luis. Provate a chiedergli quanto si è fatto pagare per la collaborazione e l'endorsement con Lavazza. Anzi, non fatelo, tanto non potrà dirlo perché questi numeri per contratto non si possono condividere. Vi assicuro però che non sono numerini. In ogni caso il sistema che vi ho spiegato lo si può usare per capire bene o male quanto vale di base un vostro contenuto video. In realtà poi vanno aggiunte tantissime altre varianti, ma il concetto è: attenti a non svalutarvi e farvi fregare da agenzie che vi propongono cifre che possono sembrare altissime ma sono infinitamente basse rispetto al vostro potenziale. Poi va anche detto che siamo noi a darci un prezzo, a contrattarlo e poi semmai ad accettarlo. Per esempio, dal mio lato io collaboro soltanto con aziende che producono prodotti o servizi che mi piacciono, che utilizzo e che penso possano essere utili alle persone che guardano i miei video. E mi è capitato per questo di accettare collaborazioni ampiamente sottopagate o non pagate, perché pensavo che potessero aggiungere e portare un grande valore a chi guardava e guarda i miei video. Come allo stesso modo mi è capitato di rifiutare collaborazioni anche a 5 cifre
perché reputavo che l'azienda proponente non ne valesse assolutamente la pena. Ricordatevi che la reputazione è il nostro asset numero uno, soprattutto nel mondo in cui viviamo oggi. Per questo non rovinatevi per 2 soldi subito, quando alla lunga potreste creare qualcosa di inimmaginabile. Anche perché i soldi non sono null'altro che uno strumento, la felicità si trova altrove. Adesso precisiamo il discorso monetizzazione più bassa per audience parlante italiano. In realtà qui ho poco da dire, perché il fatto è vero e potete trovare infiniti esempi e comparazioni già nei video dei miei colleghi. Questo succede perché le aziende non hanno ancora iniziato ad investire sul pubblico italiano come fanno per il pubblico parlante lingua inglese. Da un altro punto di vista, questa però è una grande opportunità per le aziende, perché in questo momento possono fare pubblicità su pubblico parlante italiano ad un prezzo molto più basso della media. Ultima cosa da chiarire prima di passare al mio guadagno. Va sottolineato che la monetizzazione di YouTube è soltanto la punta dell'iceberg rispetto a quello che uno YouTuber può fare e guadagnare. Però nel fare questo, nel crearsi altre fonti di reddito, ci vuole una versione un po' più imprenditoriale e un po' più amplia. E ce ne sono infinite oltre ad AdSense, alla monetizzazione. C'è per esempio l'affiliate marketing, che consiste nel guadagnare a performance in base a prodotti o servizi venduti. Un esempio sono io con la mia carta Curve. Se voi attivate Curve con il codice RICCA, voi guadagnate 5 euro bonus e io guadagno 5 euro bonus. Potete capire che su migliaia di persone io poi vado a guadagnarci qualcosina. Ovviamente però, come detto prima, io promuovo qualcosa soltanto se mi piace, se la utilizzo. Poi c'è tutta la parte di produzione e promozione di prodotti personali. Alcuni YouTuber vendono videocorsi, altri fanno merchandising e quindi vendono la maglietta, la tazza, il cappellino, eccetera. Alcuni altri come me fanno anche consulenze, e qui si può dire eccetera eccetera, perché per esempio io sto portando avanti tantissimi altri business che vanno al di fuori di YouTube e che magari porterò anche su YouTube. Ripeto, di possibilità e modelli ce ne sono infiniti, ed in un prossimo video voglio andarvi a parlare di quelli che ho utilizzato nel 2019, dove ho fatturato 75.000 euro. In quel video voglio andare a prendere la mia dichiarazione dei redditi, che andrò a depositare a giugno, e andarla a rompere a scaglioni con voi. Quindi se non volete perdervelo, iscrivetevi ed attivate la campanellina. Allora, eccoci qui, quanto ho guadagnato nello scorso mese. Ci tengo a dire che condivido questo numero a scopo informativo e, se vogliamo, ispirazionale, e non voglio assolutamente farne un vanto. Lo scorso mese ho guadagnato 10.301,61 dollari. Questa è stata per me la prima volta di un numero a 5 cifre, quindi più di 10.000 dollari in un mese. E la cosa ancora più interessante, se vi faccio vedere i guadagni degli ultimi 4 mesi, sono già più alti dell'intero anno scorso. Nei primi 4 mesi del 2020 ho guadagnato 33.904,49 dollari contro i 26.122,61 dollari dell'intero anno scorso. Quest'ultima immagine invece è l'intero guadagno in monetizzazione di questo canale: 61.329,05 dollari. Vi lascio questo grafico per farvi capire quanto esponenziale sia il possibile guadagno. 2 anni fa, per lo stesso quantitativo di lavoro attuale, guadagnavo 2 spiccioli, mentre ora le cifre sono totalmente diverse. Questo per farvi capire quanto conta la continuità. Sottolineo, prima che iniziate a fare canali YouTube a caso, che la continuità si riesce a mantenere soltanto se si è realmente appassionati dell'argomento di cui si va a parlare. Ed oltretutto sappiate che dietro a quel numero che vedete sullo schermo ci sono persone che lavorano, io e i miei collaboratori, e ci sono migliaia di persone che seguono quel che un pirla di 22 anni ha da dire. Quindi non posso che non ringraziare tutti voi e sperare che quel che ho da dire sia utile o faccia anche minimamente migliorare la vita di ognuno di voi. Mi sento stupido a dirlo alla fotocamera, ma è l'unico modo per arrivare a voi. Vi voglio veramente ringraziare infinitamente, perché tutto questo è ripetitivo, è banale, ma tutto questo non sarebbe possibile senza di voi. Ora, prima di andarmene, vi chiedo quale argomento volete che io approfondisca prima, perché in questo video ce ne sono di argomenti da approfondire. Detto questo, se non volete perdervi tutti i futuri video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. E se il video è stato utile e vi è piaciuto, lasciate un mi piace e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!